Una delle cose più importanti per correre in carta è di sicuro l'abbigliamento, ma non bisogna cadere nell'errore di far scegliere solo al nostro gusto estetico. In questo video vedremo come evitarlo e come fare le scelte giuste. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, dove, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere come scegliere nella maniera corretta il nostro abbigliamento da gara, da capo a piedi. Ma prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like e un commento qui sotto, ad attivare le notifiche. In descrizione trovate sempre il link ai miei profili Instagram, Facebook e Twitter, dove vi tengo aggiornati su tutto quello che combino. Passate anche dal mio Reddit, dove potrete condividere le vostre clip più belle e i vostri meme che andremo a vedere poi insieme in live sulla piattaforma Viola. E per avere anticipazione e qualche chicca extra dei video passate anche dal canale Telegram, sempre in descrizione. Come detto all'inizio, la scelta dell'abbigliamento per correre non deve essere totalmente influenzata dall'estetica, ma è un po' come un abito di sartoria. Bisogna avere delle misure, insomma. Ma è vero che anche l'occhio vuole la sua parte. Ovviamente in descrizione vi lascerò i link a tutti i prodotti che andremo a vedere. Partiamo dai piedi. Qui non c'è molto da dire per quanto riguarda i criteri di scelta, perché ovviamente le taglie sono uguali alle scarpe normali. La differenza principale la fanno la forma, che può essere più o meno a stivaletto, e i materiali usati come pelle e microfibra. Il mio consiglio ovviamente è quello di andare in negozio e provare i vari modelli, visto che ognuno ha piedi diversi dall'altro. Passiamo alle mani con i guanti, che devono garantirci il miglior grip possibile sul volante e proteggerci da abrasioni e quant'altro. Qui il criterio di scelta per quanto riguarda la taglia è il diametro della mano, che si misura in questo modo. Si prende un metro da sarta, lo si avvolge attorno alla mano facendolo passare per il centro del palmo e si misura appunto il diametro. Una volta ottenuta la misura andremo a verificare la corrispondenza con la taglia più corretta tramite le tabelle dei produttori. E tenete vicino a voi il metro da sarta perché ci servirà ancora. Servirà per esempio per scoprire quale taglia di tutta è quella più giusta per noi, perché non è solo una questione di altezza e peso. Per essere ancora più precisi nella scelta giusta, infatti, dovremo effettuare alcune misure, come per esempio la circonferenza di torace, vita, bacino e coscia, la lunghezza del braccio e dell'interno gamba e la larghezza delle spalle. Tirati giù tutti questi dati, si va sempre a confrontare con le tabelle dei produttori per trovare la taglia giusta. Anche qui il mio consiglio è quello di andare in negozio e provare con mano le varie tute, che possono differire per numero di strati, omologazione e materiali, che possono rendere più o meno leggera la tuta stessa. Chiudiamo la parentesi dedicata all'abbigliamento, per il quale, come ben sapete, mi affido alla OMP, anzi sono curioso di sapere nei commenti qui sotto che marchi usate e che esperienza avete in merito, per arrivare ai due pezzi più importanti sulla quale ci giochiamo la nostra sicurezza. Ovviamente sto parlando di paracostole e casco. Piccola curiosità, lo sapevate che i primi paracostole sono nati negli anni 90 ed erano composti da due tabelle portanumero tenute insieme da del nastro adesivo girato attorno al torace del pilota? È incredibile che in 25 anni si sia arrivati a paracostole come questo. E non è finita qui, perché il 2021 ha portato un'autentica rivoluzione per questo accessorio così importante per questo sport. Perché finalmente ha ricevuto la sua prima omologa dalla FIA, che ne va a determinare i requisiti per l'utilizzo in gara. Se volete un video dedicato a questa rivoluzione dove vi spiego per bene tutto quanto, fatemelo sapere nei commenti. Torniamo a come scegliere il paracostole giusto per noi, che potrebbe essere facile, ma c'è un piccolo trucco da tenere in mente. Riprendiamo il nostro metro da sarta e misuriamo il nostro torace appena sotto i capezzoli e andiamo a verificare la corrispondenza nella tabella del produttore. In questo caso la prova in negozio è altamente consigliata, ma occhio a non commettere un errore che può sembrare banale, ma che alla prova dei fatti può andare ad influire la nostra scelta. Semplicemente la prova del paracostole non va fatta in piedi, ma andrebbe fatta da seduti, meglio ancora se simulando la posizione di guida, così da poter regolare sia le bretelle che le chiusure anteriori. Arriviamo infine alla ciliegina sulla torta, ovvero il casco. Come ben sapete, io quest'anno ho mandato in pensione il mio caro e vecchio MP Supercart, che mi ha accompagnato dal 2017 in tutte le mie gare, sostituendolo con il mio nuovo Zamphelmet RZ35E, che devo ammettere è stata una scelta più che azzeccata. L'unico difetto è che è un po' stretto per chi come me usa gli occhiali, ma niente di esagerato, che tra l'altro sarà protagonista di un prossimo video molto particolare che vedrete prossimamente. E sempre parlando di Zamphelmet, vi ricordo che in descrizione trovate il link per lo store online dove potrete sfruttare il codice sconto VADO10 per avere il 10% di sconto su tutti i vostri acquisti. Ma torniamo alla scelta del casco. Ci sono diversi fattori per scegliere il prodotto più adatto a noi, come per esempio l'utilizzo che noi dovremmo fare, se per track day sporadici o per competizioni. L'omologa poi è molto importante, per cui è bene sempre verificare che sia la più recente.
Nel caso della Zamp sono già disponibili i caschi con omologa nel 2020 e alcuni, come nel caso del mio, hanno addirittura doppia omologa compresa quella FIA. Passando poi ai materiali si passa dalla fibra di carbonio alla fibra di vetro. La vestibilità è molto importante, così come la ventilazione e la conformazione aerodinamica nel caso di utilizzo in kart o su auto scoperte. Ma alla fin fine la misura che dobbiamo tenere a mente per scegliere la taglia giusta è solamente la circonferenza misurata attorno alla fronte, 1 centimetro sopra le sopracciglia, da andare poi a confrontare con le tabelle dei produttori per trovare la soluzione migliore. E nel caso siate a cavallo di 2 taglie, optate per una taglia in più, che male non fa. Per questo video dedicato a tutti quei trucchi per scegliere correttamente il nostro carrello da gara è tutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che marchi usate e come vi trovate con il vostro abbigliamento. Se vi è piaciuto lasciate un like, attivate le notifiche ed iscrivetevi al canale, tanto è gratis. Passate da tutti i social che trovate in descrizione, come pure dal canale Telegram dove do qualche anteprima gustosa, e anche sulla piattaforma Viola dove fra poco inizieremo con le reaction alle vostre clip e ai vostri meme. E ci vediamo domenica prossima per un nuovo video, sempre qui su Vadalmax. Bye bye!